Salve a tutti! Ed ecco finalmente il nostro alimentatore da laboratorio ultimato e perfettamente funzionante. Ho finito di saldare le schedine. Qui abbiamo questa, sarebbe quella riferita allo stadio di potenza, mentre questa è quella del controllo. Qui ho disposto i due potenziometri per la regolazione del voltaggio di uscita e dell'amperaggio di uscita. Poi ho anche inserito un semplice eh, voltometro per avere appunto un riferimento della tensione, mentre ho preferito non inserire un amperometro anche perché attualmente non ce l'ho. Questo è il pulsante di selezione per quanto riguarda la possibilità di avere massimo 30 volt o massimo 15 volt, il trasformatore di isolamento con l'ingresso alla rete, il dissipatore col transistor di potenza, questo l'avevamo già visto nel video per il suo dimensionamento, e poi qui abbiamo ovviamente l'uscita con il positivo e il negativo. Ovviamente ho già svolto tutta la parte di debug, quindi adesso il circuito è perfettamente funzionante. Ci sono stati alcuni errori, ho trovato molti errori in questo circuito, quindi poi ne parleremo, ma adesso invece andiamo a fare un piccolo test per verificare il funzionamento dell'alimentatore. Quindi andrò a selezionare l'uscita massimo a 30 volt, metterò un carico, prima metterò una 10 ohm e poi una 100 ohm, e andremo a vedere come, regolando tramite i potenziometri, possiamo mettere questo alimentatore in condizione di limitazione di tensione oppure limitazione di corrente. Andiamo a fare la prova. Ho messo in uscita al circuito la resistenza da 100 ohm. È collegato in serie con la resistenza un amperometro e in parallelo la sonda dell'oscilloscopio. Adesso vado a salire con il potenziometro della tensione e quello della corrente è messo al massimo, quindi consentirà al circuito di dare tutta la corrente possibile. Inizio a salire e vedete come piano piano la tensione sale e la corrente ovviamente aumenta di conseguenza. Ora l'ho messo al massimo. Per arrivare alla tensione massima il circuito ci mette un po', dovuto al fatto che è un trasformatore vecchio tipo e quindi presenta un po' di problemi quando deve dare potenza agli estremi della sua tensione. Quindi è un problema dei vecchi trasformatori. La tensione riportata sul voltmetro digitale è 26,1, mentre l'oscilloscopio riporta 25,9. Ok, e siamo a 240 mA, quindi più o meno i valori tornano tutti. Ok, adesso vado a montare l'altra resistenza e facciamo una prova con la limitazione di corrente. Ho montato la resistenza da 10 ohm e adesso inizio a salire con la tensione. Come vedete il circuito resta a 0.
Ora, se io provo ad aumentare la corrente, ecco qui che la tensione sale, ovvero aumentando il valore di corrente permesso, il circuito si porta a una tensione di uscita tale da consentire il passaggio solo di quella corrente. Ecco qua, corrente massima. Ho settato il circuito un po' sotto 1 ampere perché il fusibile è da 1 ampere, quindi la corrente massima che può erogare è intorno a 0,9 ampere. Quindi abbiamo in uscita una tensione di 9,43 e l'oscilloscopio, vi aumento la scala, ok, riporta circa 9, 8,88, quindi c'è un po' una piccola differenza. Questa piccola differenza potrebbe anche essere dovuta al fatto che la massa dell'oscilloscopio in questo caso si trova qui, che è prima della resistenza di shunt. Quindi in realtà potrebbe esserci una piccola differenza dovuta a questa situazione. Quindi niente, come potete vedere, anche in regolazione di corrente il circuito funziona benissimo, molto bene. Ovviamente si sta scaldando un po' tutto. Sì, anche il transistor è bello caldo perché in questo momento sta dissipando parecchio. Molto bene. Molto bene. Quindi adesso abbiamo visto che il circuito funziona perfettamente, il nostro alimentatore da laboratorio Mark 1 è ultimato, ma come sempre adesso, alla fine del progetto, andiamo a fare l'analisi di quelli che sono stati gli errori trovati durante lo svolgimento e che sono stati trovati durante la fase di debug del circuito. Primo errore, o più che altro raccomandazione: controllate sempre che gli strumenti di misura che state usando siano congruenti, ovvero quando sono andato a utilizzare le sonde dell'oscilloscopio per analizzare il circuito, è successo che su una sonda di questo modello qui, come potete vedere, ci sta un interruttore che consente di switchare fra 10 per e 1 per. Quindi se all'interno il vostro oscilloscopio è settato 10 per e voi mettete 1 per, quello che succede è che leggerete valori 10 volte più grandi. Quindi è passato un bel po' di tempo prima che mi accorgessi che stavo leggendo dei valori assolutamente assurdi. Secondo accorgimento: controllate sempre il pinout dei transistor che sono nel package TO92. Infatti il transistor 2N2222A ha un pinout invertito per quanto riguarda il collettore ed emettitore. Infatti, solitamente in questa posizione abbiamo che la base è sempre il pin centrale, ma che in questa posizione qui il collettore è questo e l'emettitore è questo, mentre lui è invertito. Quindi il collettore è questo e l'emettitore è questo. Quindi cosa è successo? Che essendo molto raro questo tipo di pinout in questo package, ho montato sulla scheda il transistor al contrario e quindi quello che è successo è che si sono rotti un po' di componenti, compreso lui.
3. Devo assolutamente migliorare la connessione fra le schede. Infatti, come si è visto prima nel, diciamo, nel case finale di dove ho messo tutto l'alimentatore, si può vedere che nell'interconnessione fra le schede ci sono dei fili volanti che non vanno assolutamente bene. Quindi devo trovare una soluzione tecnologica per riuscire a effettuare questi collegamenti ed evitare tutto quello che non è assolutamente accettabile. 4. La commutazione del circuito non può avvenire quando è collegato alla corrente. Ovvero, di cosa sto parlando? Andando a vedere lo schema elettrico, avevamo già visto il fatto che commutando questi interruttori si aveva la possibilità di passare da 15 a 30 volt e viceversa. Se però la commutazione avviene mentre il trasformatore è attivo, quello che succede è che si va a rompere qualche componente, perché in pratica si ha un brusco cambiamento di tensione, cioè in pratica stiamo andando a cambiare il riferimento della massa di tutto il circuito, e questo cambiamento di massa improvviso non piace assolutamente, soprattutto a questo transistor, che se si va a effettuare la commutazione si rompe. Quindi ho dovuto scrivere sul dispositivo come memorandum di non effettuare lo switching mentre il circuito è attivo. 5. Ho commesso un errore, mi sono dimenticato di inserire il diodo esterno di ricircolo, ovvero sull'uscita andrà inserito un diodo in modo che se si dovesse verificare che andiamo a collegare un carico molto induttivo e lo stacchiamo improvvisamente, con quel diodo facciamo in modo che si ha un ricircolo di corrente solo nella zona del connettore, senza andare a toccare eventuali transistor come per esempio il PNP, ovvero Q5. Numero 6. Ho trovato un problema per quanto riguarda il circuito LDO che avevamo studiato nel video numero 18, ovvero sto parlando di questo qui. Che cos'è che ho riscontrato? In pratica il circuito funziona benissimo, ma solo se la tensione da cui va a effettuare poi la regolazione è costante. Ovvero quando vado a commutare lo switch, quindi vado a cambiare la tensione massima su questo nodo, succede qualcosa. Ovvero che la tensione di uscita, in questo punto, varia di 300 mV più o meno, quindi passa da 4,9 volt a 5,2 volt. Ovviamente la differenza è pochissima, ma nel caso in uscita dovessimo alimentare un microcontrollore, questa variazione già è troppo. Quindi ho cercato di capire che cos'è che provocava questa, questa variazione di uscita, anche perché in teoria è senza motivo, perché lui è uno Zener, quindi Zener controllato in tensione, però fra questi capi dovrebbe avere sempre la stessa tensione una volta andata a settare di fino con un trimmer. Sono andato un po' dietro al problema e sembrerebbe che dal datasheet è riportato che se c'è troppa corrente che passa attraverso lo Zener, o comunque c'è una variazione di corrente che passa attraverso i suoi capi, quello che succede è che lui va a effettuare, diciamo, una piccola variazione della sua tensione di breakdown, e quindi succede che la tensione di uscita varia. Ma questo è riportato anche su una formula che trovate durante il dimensionamento, che è scritta sul datasheet, e si vede proprio che la tensione è dipendente dalla corrente che scorre in questo dispositivo. Quindi la soluzione qual è? La soluzione è cercare di far scorrere
una corrente più bassa possibile attraverso questo dispositivo. Quindi com'è che si fa? Qui bisogna mettere una resistenza molto molto alta. Io ho messo 10k, ma già variando tra 15 volt e 30 volt si aveva questa variazione. Quindi cos'è che bisogna fare? Mettere una resistenza molto molto alta. Però così facendo ovviamente la corrente che poi passa attraverso il transistor diventerebbe piccolissima. Quindi, oltre a mettere questa resistenza davvero molto alta, bisogna mettere poi qui un'uscita in configurazione Darlington, in modo che con resistenza alta noi facciamo in modo che anche se ci sono variazioni di tensione in questo punto, la corrente che passa attraverso di lui subisce una variazione piccolissima. E poi con la fase Darlington riusciamo comunque in uscita però ad ottenere grande corrente per poter alimentare i dispositivi a valle. Ed in questo modo riusciamo anche a migliorare un altro aspetto, ovvero quello delle perdite statiche. Infatti questa resistenza rientra nelle perdite statiche di questo circuito, perché è sempre connessa a massa tramite il dispositivo TL431. Mentre se noi andiamo ad aumentare queste resistenze e mettere in configurazione Darlington, otteniamo che le perdite si avranno solo quando si attivano i transistor, quindi saranno solo perdite di tipo dinamico e non di tipo statico. Quindi diciamo che come miglioria è anche un bel upgrade di questo circuito. Altro errore, quindi siamo al 7. Ok, in pratica qui dove c'è il sensing di corrente, ovvero su R8, bisogna mettere in parallelo una piccola capacità per evitare che questa tensione balli troppo e che quindi in ingresso al circuito, poi in ingresso all'op-amp, arrivi un segnale troppo disturbato. Ma parallelo a questo problema però c'è anche il problema numero 8, ovvero andare a inserire una capacità qui, quindi non solo in ingresso al circuito di sensing di corrente, ma anche in uscita, quindi fra la base e l'emettitore di questo transistor. Perché? Allora, partiamo dal problema. Che cos'è che noi abbiamo nello stadio di uscita? Nello stadio di uscita noi abbiamo un filtro o un polo, come lo si vuole chiamare a livello accademico. E da cosa è costituito? Da questa capacità e da questa resistenza, ovvero il nostro carico. Fino a quando la resistenza è molto alta, quindi abbiamo un carico che assorbe poca potenza, il discorso funziona perfettamente, ovvero questa capacità riesce a svolgere la sua funzione di tampone, quindi la tensione di uscita è stabile e costante entro un certo periodo di tempo. Ma quando il carico è molto molto basso, ovvero supponiamo quasi un cortocircuito, quindi resistenze dell'ordine di 1 ohm, 0,5 ohm, quello che succede è che questa capacità va quasi a scomparire il suo effetto, perché se ricordate la costante tau uguale a 1 diviso Rc, abbiamo che più cala questa resistenza e più questo filtro non funziona bene. Quindi che cos'è che succede? È che quando sono andato a fare le prime prove del circuito, quando la resistenza di carico diventava molto molto bassa, appunto il ripple sulla tensione di uscita dovuta a un'instabilità, a un rumore, iniziava a farsi sentire. Quindi cosa succedeva? Che questo rumore veniva captato in ingresso dell'opto. L'opto lo riceveva, lo amplificava e lo ributtava in ingresso a questo transistor che è sfasato di 80 gradi, di 180 gradi con l'uscita. Quindi in pratica quello che andava a fare era andare ad amplificare un effetto di risonanza del rumore
che si verificava sui 20 kHz, che è una frequenza piuttosto di autorisonanza del 2N3055. Quindi avveniva un bel fenomeno di retroazione, diciamo, positiva, il che è abbastanza grave, creava appunto un problema di tensione abbastanza grave, perché l'uscita poi aveva un ripple in tensione quasi di 4 volt, ed era ciò che si chiama fenomeno di instabilità. Quindi cos'è che ho fatto? Per risolverlo sono andato prima a mettere qui una capacità, come detto al punto precedente, ma una capacità qui non risolve il problema per lo stesso motivo, perché noi mettiamo una capacità anche enorme in parallelo a una resistenza piccolissima, quindi non ha effetto. Quello che bisogna fare è andare a mettere una capacità in un punto che è ad alta impedenza, in modo che quella capacità messa lì riesce a formare un polo di una certa importanza. E questo si ottiene andando a mettere una capacità ai capi di questo transistor, vedo la sua base e del suo emettitore. Andando a mettere qui quindi una capacità di circa 100 nano, quello che è successo è che il fenomeno di instabilità che ho potuto vedere sull'oscilloscopio in pratica si arrestava del tutto, e ho risolto il problema. Ovviamente era una cosa che dovevo prevedere, perché ho avuto già a che fare con questo tipo di retroazione, ma mi ero scordato del fenomeno, e soprattutto su Spice è difficile da individuare, perché il programma in genere non genera un rumore, quindi diciamo non si verificano situazioni di autooscillazione in Spice, quindi bisogna prevederle, e tendenzialmente queste situazioni si verificano appunto nei cicli veloci, nelle retroazioni veloci, quindi nelle retroazioni di corrente. Infatti sono queste davvero velocissime, a dispetto delle retroazioni per quanto riguarda il voltage loop, perché queste sono molto più lente rispetto a queste, quindi si verificano lì dove si hanno velocità maggiori, diciamola così. E quindi niente, per risolvere questo problema, come detto, basta mettere una capacità ai capi di questo transistor. Molto bene, quindi questo era l'elenco di tutti gli errori trovati, e ovviamente da questi errori abbiamo imparato molto e cercheremo di non rifarli più in futuro. Molto bene, terminata la fase dell'analisi degli errori, il progetto può dirsi quindi concluso. È venuto molto bello, diciamo, il design sempre deve essere migliorato, devo migliorarlo in qualche modo, ma comunque questo alimentatore ci tornerà davvero molto utile per i futuri progetti. Molto bene, per questo video è tutto, alla prossima!